Ciao a tutti carissimi utenti, allora oggi continueremo con il discorso super giù che avevo accennato ieri, quindi parlando proprio di cavi. Avevo detto in un pezzettino di quel video che poi facevo e dedicavo un video, anche se breve perché non ci vuole chissà che cosa, è veramente semplice. Avrei dedicato un video proprio per collegare, per farvi capire come andare a collegare un notebook al nostro TV di casa, quindi al nostro televisore. Il procedimento è veramente semplice, dovete soltanto seguire quei 2-3 passaggi per non perdervi nel tragitto. Quindi comunque video veramente breve e semplice. Allora io qua per esempio ho sotto mano intanto un notebook, quindi questo è praticamente un Asus. Prima cosa che vi consiglio sempre è quello di andare a controllare le porte che ci sono nel vostro notebook e sia le porte che ci sono praticamente nel vostro televisore. Quindi in questo caso il collegamento più semplice da andare a fare fra notebook e televisore com'è? Praticamente è quello di andare ad avere entrambi, ormai quasi tutti veramente l'hanno, delle porte HDMI. Quindi in questo caso questo computer da questa parte potete notare che ha la porta praticamente HDMI in questa posizione, lo stesso praticamente nel televisore ci dovrebbe essere insomma quella porta HDMI in più. Ormai quando noi andiamo a acquistare i nostri televisori ovviamente hanno 2, 3, 4 porte HDMI per permetterci di collegare tutti i nostri dispositivi, o che sia un Blu-ray o che siano le nostre console, magari uno che ha una PS5 una Xbox, uno che ha magari una Xbox e una Nintendo Switch. Comunque per accontentare la maggior parte di persone in casa ovviamente i televisori ormai sono con più porte praticamente HDMI. Quindi in questo caso il metodo più semplice è quello di andare a inserire questo cavettino di qui, quindi l'HDMI, praticamente quindi inserito sia nel computer e l'altra parte deve arrivare in collegamento nel nostro televisore. Quindi sfruttando una porta libera nel nostro televisore HDMI memorizziamo sempre la porta del televisore qual è. Dietro, se ci fate caso, ci sono dei numeretti, quindi HDMI 1, 2, 3, 4 e così via. Di solito sono massimo 4 le porte che si trovano nel televisore, quindi bisogna andare a capire dove si va a collegare il computer. Questo perché? Perché una volta che noi andiamo a collegare per esempio il computer su HDMI 2, noi dal tasto search nel televisore dobbiamo switchare il nostro digitale terrestre, perché noi nella TV ci vediamo il digitale terrestre, lo dobbiamo switchare ad HDMI per esempio 2 per vedere il nostro notebook. Però così sarebbe davvero veramente semplice, basta che si fa questo switch. Lo switch è obbligatorio farlo, quindi si deve fare come prima cosa, però ovviamente il televisore rimarrà sempre nero, il nostro notebook rimarrà sempre acceso. Quindi in questo caso che si deve andare a fare? Praticamente non si deve andare a fare altro che andare sempre ad aprire il nostro notebook che già sarà praticamente acceso e bisogna andare a guardare i nostri tasti. Vediamo se qui riusciamo ad inquadrare meglio. Ci sarà un tasto FN qua praticamente in questo punto, se lo riuscite a vedere bene ci sarà il tasto classico FN. FN significa funzione, quindi è l'abbreviazione di funzione. Questo tasto funzione praticamente cosa abilita? Abilita nella nostra tastiera, se ci avete fatto caso, tutti questi tastini che col control non si possono abilitare, quindi da questa parte abiliterà le terze icone, prende il tasto funzione, perché con il control abiliterà per esempio un tasto la chiocciola, però all'interno c'è anche un'altra icona, in quel caso il tasto funzione abiliterà quella terza icona, in più abiliterà tutte le icone che ci sono nel tasto sopra nella barra qua, F1 a salire sino ad F12, quindi abiliterà tutti gli altri tasti che siano di volume, se ci fate caso, di aumentare la visualizzazione della luminosità e fra l'altro ci sarà anche un tastino che ora vi dirò, quello per switchare lo schermo dal PC praticamente al nostro televisore. Ve lo dico subito qual è. In questo caso praticamente sarà il nostro tastino, lo andiamo a cercare F8. F8 praticamente voi dovete cercare praticamente un tastino, non so se qua lo vedete bene nell'F8 qual è l'icona, e in sostanza l'icona con i due monitorini, significa che lui staccherà in automatico il monitor del notebook e ce lo ritroveremo tutto completamente nella nostra TV. Quindi vanno cliccati assieme, mi raccomando è importante, vi lascerò la schermata meglio con delle immagini così lo capite meglio, assieme il tasto FN che corrisponde a funzione,
più, quindi contemporaneamente l'altro, prende il tastino, in questo caso, in questo notebook dell'Asus, ma super giù ormai sono quasi tutti così, dovete andare a cliccare il tastino con il doppio monitorino, quindi in questo caso nell'Asus è l'F8, quindi FN F8 in automatico vi trasporterà tutta l'immagine del notebook magicamente nel prende vostro TV da 50-55 pollici in modo da farvi lavorare veramente bene. La stessa cosa, prende il notebook si può collegare anche ad un altro monitor di computer, quindi in questo caso lo switch deve essere fatto non più con F8 eccetera eccetera, può essere fatto anche così, però molte volte per esempio, dato che non è riconosciuto sul monitor di computer il notebook, basta andare a cliccare, in questo caso sempre che vi lascerò qualche immagine, il tasto della vostra tastiera, quindi Windows, quindi quello con i 4 loghi per intenderci, più la P. Quindi in questo caso entrambi assieme vi faranno spuntare questa icona. In questo caso noi possiamo andare a decidere cosa vogliamo fare del nostro computer. Quindi possiamo estendere, quindi andare ad allargare il nostro monitor, quindi vederlo sia attivo sul nostro notebook sia sul nostro TV, vederlo soltanto sul nostro notebook, vederlo soltanto spegnendo il monitor del nostro notebook, soltanto nel monitor esterno del computer. Quindi qua possiamo andare a vedere queste 4 funzioni che permettono di attaccare, staccare, collegare e passare in automatico tutto il display del notebook al nostro monitor per computer. Quindi ripetendo in maniera semplice, vi dovete fornire soltanto di un cavettino HDMI per entrambi. Abbiamo parlato sempre di cavi, quindi se per esempio la vostra TV è un po' più antica e non avete il cavo o l'uscita HDMI, dico non vi preoccupate, qualche uscita ci sarà, magari sarà un'uscita proprio di PC, quindi un VGA, ormai avete visto nel video che abbiamo parlato precedentemente che abbiamo chiamato proprio col nome preciso i cavi, quindi già sapete bene quali sono i cavi, basta andare a collegare, andare a comprare un adattatore, quindi che da HD del vostro notebook vi passerà alla fine a per esempio VGA. Se voi nel vostro notebook avete già un cavettino, un'uscita, anzi VGA, non avete motivo di andare a comprare, basta prendere un VGA. Quindi vedete sempre prima di andare a collegare i vostri notebook alle vostre TV di casa o ai vostri monitor di PC fissi, vedete sempre benissimamente quali sono le uscite che avete e andate ad acquistare, casomai non l'avete dentro casa, un cavetto, un adattatore proprio specifico, quindi HD, HD VGA, HD DVI, quello che sia. Dopodiché basta andare a switchare con il tasto funzione più il tasto del monitor che c'è nel vostro notebook e lì potete andare a decidere cosa volete fare del vostro monitor e del vostro notebook, se switcharlo, uno acceso, uno spento, tutti e due accesi, fare l'estensione, tutto quello che volete, insomma potete andare a provare benissimamente come andarlo a switchare nei vostri monitor. Spero insomma di essere stato abbastanza chiaro, ma credetemi che a farlo è veramente molto più semplice che a dirsi, quindi veramente sarà una cosa semplice e soprattutto chi ha magari problemi di vista oppure vuole riposare un pochettino gli occhi dal monitor messo veramente in maniera a contatto quasi con la vista, quindi andare a vedere un pochettino magari più distante e più rilassato il monitor della vostra TV, lo può fare benissimamente. Allora, ci aggiorniamo sempre al prossimo video, al più presto, ciao!